sempre al passo con i tempi. Un pioniere sa che prima o poi dovrà correre dei rischi. Nel corso dei suoi viaggi, Charles-Émile Tissot non conosce insidie che possano fermarlo. Questo viaggio inizia tra le montagne del Giura svizzero, a Le Locle, la città natale di Charles-Émile. La città funziona come una vera e propria macchina dell'orologeria, infatti la metà della popolazione è specializzata in un mestiere legato a quest'arte. È qui che Charles-Émile e suo padre fondano Tissot. Con il loro savoir-faire creano orologi di grande precisione. Tuttavia, sono consapevoli che le abilità sviluppate alle Locle rischiano di andare perse. Per questo, sempre al passo con i tempi, Charles-Émile decide di impegnarsi politicamente e di promuovere la creazione di scuole di orologeria. Iniziando a livello locale, le sue competenze vengono presto riconosciute a livello nazionale, fino ad essere nominato ispettore federale. Nel frattempo, grazie ai viaggi di Charles-Émile, il nome Tissot diventa famoso ben oltre i confini svizzeri. I suoi affidabili orologi da tasca suscitano grande apprezzamento. Tissot è anche una delle prime marche a creare orologi da polso. Persino la grande celebrità dell'epoca Sarah Bernhardt sfoggia con fierezza un orologio Tissot. Inoltre, questa piccola azienda familiare nata nelle montagne del Giura svizzero riceve importanti richieste di ordine dalla prestigiosa Corte dello Zar. Ma con lo scoppio della rivoluzione russa, le vendite precipitano bruscamente. Tuttavia, la famiglia Tissot, sempre al passo con i tempi, non perde la fiducia nelle proprie risorse e si trasforma in una grande manifattura in grado di fabbricare internamente tutti i componenti dei propri orologi. Con la diffusione dell'elettricità nel corso degli anni '20, i campi magnetici diventano una minaccia per la precisione degli orologi. Per far fronte a questo problema, Tissot crea il primo orologio da polso a magnetico al mondo. Allo stesso tempo unisce le proprie forze a quelle di Omega per creare la prima associazione orologera svizzera e rafforzare così la propria rete di distribuzione. Nel 1933 Tissot sviluppa un'eccezionale strategia di comunicazione che porta l'azienda a un passo avanti rispetto alla concorrenza. Il successo ottenuto con i suoi prodotti innovativi rispecchia al contempo la sua crescente popolarità. I visitatori accorrono da ogni parte del mondo, come attesta il libro d'oro della manifattura, che include peraltro una firma molto speciale. Alla fine degli anni 60 la società cambia e i giovani esprimono una cultura propria. Tissot interpreta le loro esigenze e lancia un'ampia e colorata gamma di orologi. Dietro all'aspetto scherzoso di questi modelli si celano alcune delle più grandi innovazioni tecnologiche del marchio, come l'uso di nuovi materiali per creare orologi meccanici ad alta precisione. In questo periodo il 50% degli orologi venduti nel mondo sono svizzeri. Ma qualcosa sta per cambiare. L'arrivo dell'orologio elettronico mette in difficoltà l'ormai consolidato settore dell'orologeria meccanica, obbligando numerose aziende orologere svizzere a chiudere. L'ambizioso progetto di Nicolas Hayek permette al settore orologero svizzero di superare questa crisi. Nasce così Swatch Group, destinato a diventare il produttore di orologi numero 1 al mondo. Grazie a questo nuovo sostegno, Tissot raggiunge la vetta. In questo mondo sempre più digitale, Tissot apre la strada, creando il primo orologio tattile al mondo. Leader nella precisione fin dalle sue origini, il marchio condivide lo spirito sportivo dei grandi campioni ed è cronometrista ufficiale dei principali eventi sportivi.
La priorità è sempre la qualità con un design innovativo nel rispetto della tradizione orologera svizzera. Oggi Tissot è nel segmento traditional il marchio orologero svizzero che vende più orologi al mondo. Rimanendo sempre al passo con i tempi, un pioniere che plasma la storia dell'orologeria di precisione restando fedele al luogo dove tutto ebbe inizio, nel 1853, in quella piccola cittadina tra le montagne del Giura svizzero.